Così in poco tempo abbiamo preparato i primi conti, ma la cosa più bella è che bastano 2 clic e bam! Google Fogli ha fatto tutti i calcoli al nostro posto, con soli 2 clic e senza nessuno sforzo da parte nostra. Google Sheets lezione 2. Nel primo video abbiamo visto come impostare correttamente il foglio. Ora iniziamo a fare sul serio con le automazioni e con i calcoli. Inizieremo con le più semplici formule matematiche, quindi il più, meno, per e diviso. Ormai ho perso il conto delle volte in cui qualcuno che partecipava ai miei corsi mi diceva: ma io faccio più in fretta a farli a mente. E senza dubbio questo è vero in certe situazioni, ma se stiamo usando Google Fogli diventa importantissimo cercare di automatizzare il più possibile tutto il nostro documento. Partiamo dalla più semplice delle formule, ossia il più. Ogni volta che noi vogliamo automatizzare una formula su Google Fogli oppure su Excel, dobbiamo sempre introdurla con il simbolo uguale. A questo punto dobbiamo resistere alla tentazione di scrivere manualmente i numeri che vogliamo sommare, ma dobbiamo invece sceglierli cliccandoci sopra con il mouse. Quindi avviso Google Fogli che voglio fare la somma di questo più questo. Nello scorso video vi avevo infatti anticipato che ogni cella ha un suo nome e un cognome, le sue coordinate. Oggi vediamo a cosa servono davvero queste coordinate e infatti vedete che qui Google Fogli non ha portato con sé il numero contenuto nella cella, ma solo il riferimento, quindi le coordinate per poter trovare il numero che deve sommare. Quando clicco invio, ovviamente il risultato è corretto. Questo sì, era facile da fare a mente. Ma il motivo per il quale Google Fogli utilizza le coordinate e non i numeri quando vuole fare le operazioni matematiche è questo. Se io sostituisco uno di questi due numeri inserendone un altro, quando premo invio vedete che in automatico la somma si è aggiornata con il nuovo valore che abbiamo inserito. Se all'interno della stessa colonna o della stessa riga voi volete fare la stessa operazione riferita alle celle che ci sono vicine, o li facciamo tutti a mano uno per uno, oppure possiamo cliccare con il mouse su questo pallino in basso a destra e trascinare verso il basso. È una funzione che avevamo già visto nello scorso video, ma che come vedete funziona anche con le formule. Un altro modo che abbiamo per sfruttare la compilazione automatica delle celle in una colonna è quello di fare doppio clic sempre sul pallino blu. Come vedete, con il semplice doppio clic mi si è compilata l'intera colonna riportando le formule aggiornate. Se io clicco su C3 potete vedere il vero contenuto di questa cella leggendo nella barra della formula qua in alto e potete così vedere che la formula attuale è questa A3 più B3, quindi la formula si è effettivamente aggiornata facendo riferimento alle celle vicine. Ora faccio lo stesso procedimento anche per le altre formule matematiche, cioè il meno, il per e il diviso. Un piccolo suggerimento: quando lavorate su Google Fogli oppure su Excel e state inserendo dei numeri o delle formule, utilizzate sempre il tastierino numerico della vostra tastiera, perché i numeri sono tutti più vicini e soprattutto perché avete già gli operatori matematici tutti a portata di mano: più, meno, per, diviso. Adesso sto inserendo la formula per il meno e vedete che ho selezionato sempre i due numeri su cui voglio fare l'operazione, anche se quelli sono lontani dalla cella. Quando faccio invio, in realtà Google Fogli ci suggerisce già di attivare la compilazione automatica. È un po' come se Google Fogli avesse capito che cosa vogliamo fare e quindi ci volesse venire incontro. Diciamo che questo può essere il quarto metodo per ottenere la compilazione di tutta la colonna. Clicco sulla spunta di conferma ed ecco che l'ha fatto. Per velocizzare i tempi ho inserito già le formule del per e del diviso perché volevo farvi vedere che la compilazione automatica funziona anche con una selezione multipla. Selezionando infatti entrambi i risultati, io posso come prima fare doppio clic sul pallino e vedete che mi compila ben due colonne contemporaneamente. Ora vediamo anche delle formule che non sono basate sugli operatori matematici di base, ma che diventeranno sempre più utili man mano che andiamo avanti con la conoscenza di Google Fogli. Ho deciso di inserire in fondo alla mia tabella il calcolo della media di tutti i numeri che ho inserito sopra. Mi posiziono dove voglio il risultato e qui in alto clicco su questo pulsante. Compaiono una serie di opzioni tra cui possiamo scegliere. Nel nostro caso scegliamo media e ora vado a selezionare tutti i numeri che voglio che vengano conteggiati nella media. È interessante notare questa cosa all'interno della formula. Come vedete, questa volta le coordinate delle celle sono separate da un due punti. Questo per Google Fogli e anche per Excel significa da a. Insomma, è un po' come se gli dicessimo, traducendo tutta la formula: calcolami la media di tutti i numeri che sono contenuti da A2 a B10.
E infatti vedete che qua sopra il riquadro giallo include tutti i numeri di cui io voglio calcolare la media. Come sempre premo invio ed ecco che lui l'ha calcolata. Stesso procedimento per calcolare tra i numeri inseriti quello più alto, funzione max, e quello più basso, funzione min. Anche ora vi faccio notare come sostituendo un numero cambieranno tutti i conteggi fatti in linea, ma anche i calcoli automatici che abbiamo posizionato sotto la tabella principale. Questo è il primo esercizio che potrei lasciarvi se volete provare ad esercitarvi un pochino anche in autonomia. Ho realizzato una tabella molto semplice che include alcune fatture fatte nel mese di aprile con la descrizione dei prodotti, quante unità ho venduto di ciascun prodotto e il costo unitario. Chiaramente qui in fondo vorrò sapere l'importo totale della fattura e vi faccio vedere che succede una cosa molto interessante. Infatti appena io scrivo uguale, subito Google Fogli mi propone la formula che secondo lui è più adatta per questo contesto. E porco cane ci ha azzeccato. La formula è proprio quella che ci serve, cioè il per. Quindi a me basta premere il tasto di tabulazione o tasto tab. È questo, ragazzi. E la cella si compilerà in automatico con il risultato corretto. Il suggerimento intelligente di Google Fogli funziona anche su celle che sono lontane. Infatti guardate che se voglio inserire la formula per riportare l'importo minimo che ho fatturato nel corso del mese, nel momento in cui scrivo uguale, Google Fogli non solo mi mette la formula corretta, ma capisce anche qual è l'intervallo in cui deve andare a cercare il valore, che qui vedete con il riquadro giallo. Secondo quanto vi ho detto fino ad ora, per sommare i valori di tutte le fatture emesse ad aprile, voi dovreste scrivere qualcosa del genere, quindi uguale, selezionare ogni singola cella separandola con il segno più. Prima fattura, più seconda fattura, più terza fattura. Ovviamente è un processo lungo e infatti non è quello corretto. Vi faccio vedere quella che sarà l'ultima formula che impariamo oggi e che è la formula somma. Dal punto di vista di selezione funziona esattamente come la media, come il massimo e come il minimo, quindi effettua la somma dei numeri contenuti nelle celle che vanno da a, nel nostro caso da F2 a F6. Visto che sono un professore cattivo, vi lascio anche l'esercizio 2, che in realtà è solo l'aggiunta di una formula al primo esercizio. Lo vedete qui nel video. Ho aggiunto una colonna in cui l'importo totale viene maggiorato dal valore dell'IVA. Non vi spiego qual è la formula che ho utilizzato, ma potete provare anche voi a casa e se siete stati attenti nella parte iniziale del video saprete anche come trovare la soluzione a questo piccolo problema che vi ho lasciato. Bene, se il video ti è piaciuto e soprattutto se ti è stato utile, dammi un like, iscriviti al canale e tieniti pronto perché nel prossimo video si inizia a fare davvero sul serio. Se ti è rimasto qualche dubbio scrivimi pure nei commenti e cercheremo di rispondere nei prossimi video. E ricorda, anche questa è educazione digitale.